Se anche tu come me vuoi cambiare vita e adottare uno stile di vita diverso basato sul viaggio, allora stai guardando il video giusto. Ciao a tutti, io sono Andrea e dal 2018 vivo in viaggio in giro per il mondo con lo zaino sulle spalle. Sono uno di quelli che ha mollato tutto per partire e iniziare una nuova vita. E in questo video voglio raccontarti come ho fatto per fornirti tutte le informazioni dettagliate e pratiche per poterci riuscire anche tu. Ti guiderò passo per passo verso il tuo cambiamento per poter fare esattamente quello che ho fatto io e far diventare il viaggio uno stile di vita. Se hai deciso di mollare tutto per cambiare vita, evidentemente avrai delle forti esigenze che ti spingono a farlo, ma voglio chiarire un concetto. Il viaggio non è la soluzione ai problemi, sicuramente è uno strumento che ci permette di crescere e fare esperienza. Scegliere di vivere in viaggio non è semplice e per sostenere questo stile di vita bisogna sicuramente fare dei sacrifici e avere tanto spirito di adattamento. Non voglio scoraggiarti fin da subito, anzi voglio spronarti a partire con la giusta motivazione, che è quella poi che ci fa andare avanti e dà un senso a tutto. Io per esempio ho scelto di cambiare vita per un'esigenza personale, avevo un forte bisogno di staccare la spina e disintossicarmi dal mondo del lavoro che mi aveva completamente assorbito. Ero partito con l'idea di farmi un anno sabbatico e dopo 6 anni mi ritrovo ancora a viaggiare in giro per il mondo con il mio zaino. Con l'esperienza ho capito che volevo fare una vita nomade, fuori dallo schema prestabilito di questa società consumistica e fare esperienze in giro per il mondo. Ma come ho iniziato? Da dove ho preso i soldi? E come ho fatto a passare dall'ufficio ad una vita in viaggio? Ma partiamo dal principio, ovvero la motivazione e la spinta che ci porta a voler cambiare vita. Solitamente la ragione che ci spinge al cambiamento è dettata magari da un sentimento, oppure da un disagio, da un'insoddisfazione, oppure da un sogno che vogliamo realizzare. Qualunque sia la ragione che ti spinge a volerlo fare, mi raccomando, ascolta quella necessità, quel bisogno, ma non lasciarlo lì, rendilo concreto, fa sì che quel cambiamento possa diventare realtà. Sì, ma come? Crea un progetto solido con degli obiettivi reali e raggiungibili in base alle tue esigenze e alle disponibilità che possiedi in quel determinato momento e poi datti delle scadenze per rendere quegli obiettivi concreti. Inutile fantasticare con delle idee irraggiungibili, quindi ok sognare ma sempre con i piedi per terra. Adesso voglio raccontarti brevemente la mia esperienza personale per farti capire come sono riuscito a cambiare vita con successo senza essere tornato mai al punto di partenza. Prima di licenziarmi avevo deciso che entro un anno avrei dovuto mettere da parte un budget sufficiente con il quale partire per sostenere le spese di viaggio che avrei affrontato poi in futuro. Riuscire a risparmiare denaro non è stato semplice, soprattutto perché in quel periodo vivevo a Milano, una città molto cara, quindi per poter riuscire in questo obiettivo ho dovuto adottare uno stile di vita minimal, ovvero ho dovuto rinunciare al superfluo, a tutto ciò di cui non avevo più bisogno. E questo può fare riferimento per esempio ad andare a mangiare fuori, a bere la sera con gli amici, comprare vestiti, tutto ciò che non era più in funzione di quello che poi sarebbe stata la mia futura vita. Ovviamente i miei risparmi non erano sufficienti a sostenermi a lungo termine per un viaggio di almeno un anno. Quindi un'altra cosa che ho fatto è stata quella di vendere online tutto ciò di cui non avevo più bisogno. Lavorando nella moda avevo accumulato un sacco di oggetti come per esempio scarpe, giacche, in generale abbigliamento di lusso che non avrei più utilizzato. Oltre a quello ho venduto anche il mio scooter che ovviamente non mi serviva più e questo mi ha permesso di mettere da parte un'altra piccola somma. Poi ho ottenuto altri piccoli ricavi, per esempio con il TFR, quando mi sono licenziato, quando ho ricevuto indietro la capara dell'affitto e anche delle tasse dal 7,30 dalla dichiarazione dei redditi, che appunto mi sono tornate indietro delle tasse in più che avevo pagato e questo alla fine dell'anno mi ha portato a un budget iniziale appunto di 15.000 euro. Quindi ricapitolando, il mio budget iniziale è arrivato tramite diversi fattori. In primis dai risparmi che sono stati possibili adottando uno stile di vita semplice, poi attraverso la vendita online di tutto ciò di cui non avevo più bisogno e infine con la riscossione di alcune tasse. Ma avere un budget iniziale non è una sicurezza, soprattutto non per sostenere delle spese a lungo termine. Quindi ho dovuto trovare un modo per salvaguardare le mie finanze. E ci sono due fattori che influenzano fortemente il budget di un viaggio, ovvero il tempo e il comfort. Sembrerà strano, ma un viaggio a lungo termine è meno dispendioso di uno a breve termine, perché quando si viaggia a lungo termine si ha il tempo
per poter scegliere le soluzioni più economiche. Faccio un esempio: quando si parte per una vacanza, magari di un paio di settimane, spesso per rientrare nei tempi si è costretti a scegliere delle soluzioni più costose, come muoversi in aereo oppure prendere dei taxi. Invece, quando si ha a disposizione tanto tempo, si ha appunto il tempo di scegliere le soluzioni più economiche, come mezzi locali oppure fare autostop. Il comfort è un altro fattore che incide fortemente nel budget. Vivere in viaggio è uno stile di vita e non una vacanza perenne, quindi a volte bisogna saper rinunciare al comfort. Per esempio, è impensabile di poter dormire tutti i giorni in hotel. Con questo non voglio dire che bisogna rinunciare ad ogni comfort, ma sicuramente non dobbiamo ricercare nel viaggio le comodità di una vacanza. Per viaggiare a lungo termine spendendo poco abbiamo quindi bisogno di avere a disposizione il tempo e saper rinunciare a volte al comfort, ma questo non è sufficiente perché la cosa fondamentale è la gestione delle proprie finanze. Il metodo che utilizzo io è semplice, all'inizio potrà risultare un po' macchinoso, ma è sicuramente efficace, ovvero quello di tenere traccia di tutte le uscite. In primis, quello che faccio è darmi un budget giornaliero da rispettare. Dopodiché mi scrivo tutte le spese che affronto durante la giornata su un'app, ce ne sono tante online, e così da tenere appunto traccia di tutte le spese che affronto durante la giornata. Questo secondo me è l'unico modo reale per poter tenere sotto controllo le proprie spese e saperle gestire. Avere nero su bianco tutte le uscite è molto importante perché ci permette di aggiustare il tiro. Per esempio, se io mi accorgo che in un determinato periodo, una giornata ho speso più del dovuto, avendo traccia di tutto ciò che ho speso, io riesco poi ad aggiustare il tiro magari nei giorni successivi, cercando magari di spendere meno per poter rientrare così nel budget mensile. Quello che faccio è dividermi le spese in categorie, ad esempio quella per il cibo, quella per i trasporti, per gli alloggi e via dicendo. Questo secondo me è importante perché, come dicevo prima, è l'unico reale modo per tenere traccia delle proprie spese. Ci saranno sicuramente altri modi, magari ognuno preferisce gestire le proprie finanze in modi diversi. Io per l'esperienza negli anni mi sono reso conto che questo è l'unico reale modo per poter tenere sotto controllo le finanze. Ovviamente questo non è sufficiente, ci vuole sicuramente autodisciplina e spirito di adattamento. Vivere viaggiando è uno stile di vita e non è una vacanza perenne, per questo parlavo di autodisciplina. È importante sapersi gestire. E come nella vita di tutti i giorni bisogna arrivare a fine mese, quindi bisogna avere autodisciplina per tenere sotto controllo le proprie finanze senza sperperare i propri risparmi. Ma anche avere spirito di adattamento è una cosa fondamentale, perché è proprio quella capacità di sapersi adattare alle situazioni e quando si sceglie di viaggiare a lungo termine è di fondamentale importanza. Tutto ciò di cui ho parlato fino adesso si rivolge ovviamente a tutti i viaggiatori, ma nello specifico a quelle persone che almeno inizialmente vogliono viaggiare senza lavorare nel mentre. È chiaro però che ad un certo punto bisognerà pure avere delle entrate per potersi sostenere economicamente a lungo termine, quindi qui si aprono due strade. Ci sono i lavori temporanei e quelli da remoto. Per lavoro temporaneo io faccio riferimento per esempio a quelli stagionali che hanno una durata più breve, solitamente di qualche mese, che però ci permettono di guadagnare più in breve tempo. Questo perché prevedono solitamente l'inclusione del vitto e alloggio e quindi si ha la possibilità di mettere da parte più velocemente tutto l'intero stipendio. Io per esempio ho avuto due esperienze in questo settore. In primo la collaborazione con il tour operator come tour leader, portando gruppi di persone in viaggio. La cosa comoda di questo lavoro è che mi permetteva di non spendere in vitto e alloggio perché queste spese mi venivano rimborsate. Invece un'altra esperienza che ho affrontato è stata quella in Svizzera in un albergo di montagna, trovandomi a 1600 metri di altezza. Quello che mi veniva offerto era anche il vitto e alloggio, quindi tutto ciò che io guadagnavo lo riuscivo a mettere da parte, quindi questo mi permetteva di guadagnare velocemente delle buone somme di denaro. Il lavoro da remoto invece include tutti quei lavori che ti puoi portare dietro mentre viaggi. Figure professionali possono essere per esempio il graphic designer, il copywriter, il programmatore o il content creator. Adesso però facciamo un passo indietro al primo anno di viaggio, l'anno in cui si è deciso di cambiare vita, quando si ha a disposizione l'intero gruzzoletto. Ci sono sicuramente dei modi che ci permettono di poter preservare il nostro budget più a lungo nel tempo senza doverci preoccupare troppo dei soldi.
Mangiare, dormire e spostarsi sono sicuramente le spese che incidono maggiormente sul budget di un viaggiatore, ma ci sono dei modi per poter risparmiare. Per esempio, si può fare riciclaggio di cibo nei mercati, oppure si può richiedere alloggio gratuito tramite couchsurfing e spostarsi tramite autostop. Quindi, eliminando o riducendo le spese di queste categorie, si riesce sicuramente a dare respiro al proprio portafogli. Ma parlerò nel dettaglio di queste cose in un altro video dove vi spiegherò come ho fatto a viaggiare 5 anni con solamente 15.000 euro senza mai lavorare. Ricapitolando, da dove devo cominciare se voglio cambiare vita e vivere in viaggio? Per quella che è la mia esperienza diretta, ti consiglio in primis di trovare una forte motivazione. Poi parti con un budget iniziale, gestisci le tue finanze in modo consapevole, adotta uno stile di vita semplice e armati di tanto spirito di adattamento. E mi raccomando, sii disposto a metterti in gioco, a fare esperienza e a sperimentare. Metti in discussione tutto ciò che hai vissuto fino ad ora per aprirti a nuove opportunità di vita. Ricorda che il viaggio è solo un mezzo e sei tu a fare la differenza. Non focalizzarti solamente sul viaggio in sé, ma concentrati sul cammino interiore, perché il viaggio porterà alla luce aspetti che magari non sapevi neanche di avere e sicuramente ti farà crescere come persona. Cambiare vita è un atto rivoluzionario e richiede tanta forza di volontà, ma è soprattutto un gesto d'amore verso se stessi. Per questo ti auguro tanta fortuna e un enorme in bocca al lupo per il tuo percorso di cambiamento verso una vita migliore. Ti ringrazio per aver dedicato del tuo tempo per guardare questo video. Ti ricordo che questo canale è appena nato, quindi ha bisogno di sostegno. Se vuoi aiutarmi, lascia un like, un commento, ma soprattutto iscriviti al canale. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video.